Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Come anticipato nel video scorso, oggi andrò a fare l'unboxing del nuovissimo Blackview Tab.8. Come vedete Amazon è sempre impeccabile negli imballaggi. Vediamo. Eccola qua. La scatola è molto rigida e questo a me piace tantissimo perché vuol dire che l'interno e il contenuto non rischia danneggiamenti durante il trasporto. E ora andiamo ad aprire. Ecco qua il nostro bellissimo Tab.8. La prima cosa che noto è che Blackview non ha risparmiato sugli accessori, praticamente da tutto quello che serve, compreso nell'acquisto, perché fornisce la custodia protettiva, come vedete è come quelle professionali, e può essere usata per tenere inclinato il nostro tablet mentre magari siamo appoggiati in una scrivania, il trasformatore, ovviamente dotato di ricarica rapida, il cavo di alimentazione, le cuffiette, eccole qua, che possiamo utilizzarle sia per ascoltare la musica ma anche per fare delle videochiamate. Utilissimo questo che è l'adattatore per passare i dati dal nostro tablet al nostro computer, la chiavettina per inserire la SIM e la scheda SD, eccola qua, non so se la vedete dalla telecamera. Stavo leggendo che oltre all'acquisto e tutti questi accessori, compreso anche della custodia, Blackview fa anche un regalo, praticamente scansionando il QR che troverete all'interno della vostra confezione, vi manda una custodia rigida per le cuffiette. Sono rimasto senza parole, pensate che Blackview vende tutto questo, compreso l'omaggio, a 159 euro, cioè è incredibile. E tra l'altro se lo acquistate entro il 18 di novembre, con il coupon fornito da Amazon avrete anche un ulteriore 10 euro di sconto. Cliccate il coupon, se sarà ancora disponibile quando vedrete questo video, vi ho lasciato il link sotto. Noto subito le grandi dimensioni dello schermo, è un 10 pollici, di solito è la misura massima per i tablet. Eccolo qua. È molto leggero, per cui se dovessimo utilizzarlo senza l'appoggio, comunque non è un peso che stanca l'utilizzo prolungato. L'altra cosa che noto piacevolmente è lo spessore di questo tablet, che è veramente molto ridotto. Guardate, è circa neanche 4 mm. In più questo tablet tra l'altro ha fatto una scelta tecnica costruttiva veramente molto valida, ossia invece di avere un solo speaker ha dotato questo tablet di due speaker. Li vedete qua? 1 e 2. E questa scelta dà un grandissimo vantaggio sia se stiamo guardando un video e quindi l'audio sembra quasi avvolgersi perché non viene da un unico punto ma da due punti, e noi se lo utilizziamo frontalmente, avendo gli speaker a destra e a sinistra, è come essere davanti al TV, e anche quando si ascolta la musica è utilissimo. Complimenti a Blackview per la trovata perché è veramente utile. Ora che vi ho detto tutto della parte estetica e degli accessori, non ci rimane che testarlo. Procediamo con l'accensione, che si ottiene premendo questo tastino che troviamo nel bordo superiore del nostro tablet. Dovete tenere premuto circa 3 secondi. Parte subito il logo ovviamente da Blackview. Questo tablet monta Android 10 che è l'ultimo in circolazione. Sblocco lo schermo. Layout è quello base di Android. Andiamo subito a vedere le caratteristiche tecniche. Per farvi capire l'enorme potenziale di questo prodotto, l'ho paragonato con l'iPad 2020. Per aiutarvi ho creato questa screen di confronto. Come vedete già il prezzo è imbattibile. Questo Blackview costa 159, invece l'iPad 2020 507. In pratica potete comprare 3 di questi tablet al posto di quello dell'iPad. E non è tutto, perché uno magari pensa ok, l'altro costa di più e ovviamente sarà più prestazionale, e invece è sbagliato. Come potete vedere, queste caratteristiche che poi trovate anche ovviamente sul sito di Blackview e potete paragonarlo col sito di Apple. Il display è 10.1 quello di Blackview, 10.2 quello di Apple. La fotocamera principale nel Blackview è di 13 megapixel, invece in quella dell'iPad è di solo 8 megapixel. Quella frontale per farsi selfie o le videochiamate, 5 megapixel in Blackview e di 1,2 megapixel nell'iPad. Anche per quanto riguarda il processore, Blackview batte nettamente l'iPad perché monta una CPU da octa-core, ossia 8 processori, e quindi più processori ci sono, più si suddividono le mansioni e quindi c'è un minore surriscaldamento. Invece l'iPad ne monta solo 4, infatti è una CPU quad-core. Per quanto riguarda la RAM, anche qua non c'è paragone perché il Blackview Tab 8 monta una RAM da 4 GB, invece l'iPad 2020 monta una GB da 3. Per non parlare della memoria interna, 64 GB per Blackview e solo 32 per quello dell'Apple. Io non ho trovato altri prodotti con queste caratteristiche. Il cambio di display, come potete vedere, da orizzontale a verticale
è molto fluido, come vedete basta un movimento e il nostro tablet risponde correttamente al nostro stimolo. Ora testiamo la qualità del nostro display in due modi. La prima guardando delle immagini caricate da internet e la seconda facendovi vedere delle foto che ho fatto con questo dispositivo. Ho selezionato 4 immagini in 4K, così anche da casa potete farvi un'idea delle potenzialità di questo dispositivo. Adesso invece vi farò vedere delle immagini scattate direttamente dal nostro tablet. Come vedete, l'immagine è molto nitida, i colori sono molto naturali. Spero che si veda bene dalla telecamera, perché visivamente veramente faccio fatica a trovare delle imperfezioni. Anche i giochi di luce e i riflessi vengono catturati veramente in maniera egregia dalla nostra telecamera. Vi mostro questo video registrato in Full HD e come potete notare anche la risoluzione per quanto riguarda i video è veramente di ottimo livello. Ora come ultimo test andiamo a verificare la potenza del nostro processore. Per fare ciò ho selezionato Asphalt Nitro, è un gioco 3D molto pesante da caricare, quindi è utilissimo come gioco test per capire le potenzialità di questo octa-core. Proviamo a fare una partita, seleziono la pista, la macchina è quella prestabilita, inizia gara. Tra l'altro sono arrugginito perché è da una vita che non gioco a giochi di macchine su tablet o cellulari, quindi per me farò cagare. Intanto vediamo che non ha nessun difetto né di caricamento né di grafica. Partiamo. Oh mio Dio. Ovviamente mi faccio ingolosire, no! Mio Dio. Che avrò fatto un volo di 200 metri. Ah, che figata, c'è anche il NOS. Oh, oh dove vai? Dove vai? Sto gioco è una figata pazzesca. Ovviamente sono già ultimo, tanto per iniziare. No, ho già scagliato il nitro. Dai, prendi la scia. No! Ma guarda che merda! Ma che corsa perfetta che sto facendo cagare! Oh, c'ho il primo davanti, dai. No, ho finito il nitro. Mio Dio. No, non andare fuori. Oh, è andato a schiantarsi, dai che passo. No! Ma se, perché va più veloce? Dai, sfrutta la scia. No, no. Dai, dai. Oh, sì, sono primo, non devo fare errori che mancano a... Oh, guardala che merda, mi ha appena speronato. Oh là. Oh, forse dovrei arrivare primo, manca ancora un quarto di gara. Ma se, come ha fatto ad andare così veloce? No? Oh mio Dio. Dai, superalo. Non so quanto ma... No! Oh mio Dio! Dai, ma quando è che la... No! Ma se... Ma cos'è? Cioè, giocano per... No! Oh, c'è il traguardo! Dai, dai, che arrivo primo! Sì! Incredibile! Non pensavo alla prima... Ma se, non sapevo ci fosse sto passaggio. Oh, comunque sì, come avete visto non ha fatto né un lag, né un caricamento, la grafica è perfetta, fluida, quindi per quanto riguarda anche il processore è veramente ottimo. In conclusione vi posso affermare che questo Blackview Tab.8 è il best tablet come rapporto qualità-prezzo del 2020. Ottimo lavoro Blackview. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se vi è piaciuto il video mettete like e commentate. Se avete qualsiasi domanda inerente a questo tablet non esitate a scriverla sui commenti. Come vedete io rispondo sempre a tutte le vostre domande. È arrivato anche oggi il momento di leggere il best commento del video precedente. Il commento che ho scelto oggi è questo qua. Ti ringrazio tantissimo Jacopo, spero un giorno di arrivare magari a 100.000 iscritti, ma sarei già felicissimo se riuscissi ad arrivare a 10.000 iscritti entro l'anno, perché come vedete dallo scenario dei miei video sono sia uno youtuber ma anche un cosplayer e un creator, e quindi costruisco anche accessori a tema cosplay come lo shuriken, il 1000 falchi di Kakashi LED, la spada di Zabuza
E il problema qual è? Che per sbloccare lo store di vendita su YouTube, non so se lo sapete, occorrono 10.000 iscritti, quindi a me ne mancano ancora 7.000. Se volete aiutarmi, condividete i miei video, consigliate ai vostri amici o amiche il mio canale, di iscriversi, così magari se riesco ad arrivare a 10.000 iscritti, finalmente posso mettere in vendita tutti i miei accessori nello store che si sbloccherà. Purtroppo solo l'arrivo dei 10.000 iscritti. Siamo arrivati alla conclusione anche di questo video. Da Kakashi, il nostro Blackview Tab 8 è tutto. Non mi rimane che salutarvi, al prossimo video.